Ciao a tutti, in questo video parliamo del Cherry Eye, ovvero il prolasso della ghiandola della terza palpebra. Nei nostri cani abbiamo una palpebra superiore, una palpebra inferiore e abbiamo la terza palpebra. Il prolasso della ghiandola della terza palpebra si chiama Cherry Eye, prende il nome fondamentalmente cherry dalla ciliegia, perché effettivamente questa ghiandola quando fuoriesce ha quell'aspetto molto rosso e circolare della ciliegia. Perché avviene questo prolasso, questa fuoriuscita di questa ghiandola della terza palpebra? Molto spesso è un problema anatomico che riguarda alcune razze, per esempio i Beagle, i Basset Hound, i cani brachicefali come Bulldog, Bulldog inglese, Bulldog francese, Boston Terrier, può avvenire nello Shar-Pei, nel mastino napoletano, anche quei cani che hanno proprio la palpebra un po' cadente. E si sospetta che fondamentalmente questo prolasso avvenga per una lassità dei tessuti fibrosi che dovrebbero tenere all'interno questa ghiandola. Fondamentalmente può essere monolaterale o bilaterale e generalmente quando fuoriesce inizialmente è una neoformazione rotonda rosata che poi diventa subito molto scura e si infiamma. Fondamentalmente questo tipo di problema poi dà fastidio al cane che cercherà poi di andare a grattarsi, creando chiaramente infiammazione della stessa, arrossamenti, iperlacrimazioni e tendenzialmente quindi molto fastidio al cane. La terapia è tendenzialmente chirurgica, ovvero si riposiziona all'interno della terza palpebra questa ghiandola e si sutura. L'ideale è non rimuovere questa ghiandola perché chiaramente funge da produzione di lacrime e quindi aiuta ovviamente a creare le condizioni ideali per la fisiologia della cornea fondamentalmente, altrimenti si rischia una cheratocongiuntivite secca se si va a rimuovere questa ghiandola. Fondamentalmente se vi dovesse capitare che il vostro cane ha questo tipo di problema, innanzitutto se avete un collare Elisabetta mettetelo subito. Io consiglio sempre ai proprietari di cani di avere almeno sempre in casa un collare Elisabetta. Adesso ne esistono veramente di tutti i tipi, esistono quelli morbidi che sono meno fastidiosi, da avere come strumento in caso di necessità. Questo per esempio può essere una necessità importante perché magari vi capita il sabato o la domenica, non è un'urgenza la chirurgia, o meglio prima si fa meglio è, però se vi capita la domenica alle 7 di sera non è che bisogna riposizionarla immediatamente, in quel caso lì è meglio mettere subito il collare Elisabetta per evitare chiaramente il peggioramento della situazione, il peggioramento dell'infiammazione causata dal grattamento dello sfregamento della zampa del cane su questa lesione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete sostenere questo progetto vi ricordo di mettere un bel mi piace e iscrivetevi al canale qua sotto. Un saluto a tutti, alla prossima.